Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Capricorno. È un periodo di riequilibrio o equilibrio. Quando c'è la carta della temperanza si parla sempre di situazioni, diciamo che hanno bisogno di un tempo per guarire. È proprio la carta per la guarigione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui, e poi ci sono link a video che potrebbero interessarvi come le previsioni del 2024 o similari, insomma. Allora, partiamo con un 7 di coppe, abbiamo un fante di spade, la luna. Vi ricordo che queste sono letture generali, possono riguardare temi di lavoro, temi per quello che riguarda le relazioni familiari piuttosto che romantiche. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Io andrò dicendo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Allora, abbiamo detto luna, 7 di pentacoli, 3 di coppe. Abbiamo un mago e un 5 di coppe. Allora ragazzi, devo dire che avendo anche qui la temperanza come carta iniziale è un periodo che richiederà pazienza. Diciamo che abbiamo questo 7 di coppe come se ci fossero una serie di opportunità che si potrebbero aprire nella seconda metà di gennaio, ma per qualcuno queste opportunità si sono già aperte nella prima metà di gennaio. Tenete presente che 7 di coppe è una carta che fa riferimento sì alle possibilità che si possono aprire, però anche alle illusioni, quindi a tutto quello che ci attira a livello materiale. E infatti poi qui abbiamo anche un fante di spade che ci può parlare di qualche tipo di idea che magari vi viene in questo periodo. Per qualcuno può far riferimento anche a un figlio o magari alla persona di interesse. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Dunque, abbiamo questa luna. Sento che qualcuno è come se fosse ancora legato al passato o c'è qualcosa con questa luna dal passato che ritorna. Potrebbero essere dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, ricordi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 7 di coppe. 8 di coppe e torre. Io credo che qui ci sia stato o ci sarà, adesso dipende in che decade siete nati, comunque c'è come una sorta di allontanamento e di crollo delle illusioni tra questa torre e l'otto di coppe, come se fosse una disillusione. Tenete presente che l'otto di coppe è la carta del ricercatore, quindi e la torre parla della caduta dell'ego. Quindi, siccome anche la materialità è collegata ai desideri dell'ego, io qui ho come la sensazione che farete una sorta di restyling su quello che voi volete, sulle possibilità che avete, su quello che potete cogliere o accogliere nella vita, quello che vi serve per evolvere, quello che invece non vi serve più. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Tre di coppe nuovamente. E cavaliere di spade. Allora, devo dirvi che vista così, essendoci questo tre di coppe, questi due personaggi,
Ragazzi, qua si potrebbe trattare di una relazione che si... ehm, Allora, se fosse una relazione romantica si può parlare di una relazione a tre perché abbiamo due volte il tre di coppe. Non è detto che sia così, è una possibilità. Se fosse una situazione familiare ci potrebbe essere come una riappacificazione, mi viene da dire, tra fratelli, tra cugini, tra parenti. Se non è, dunque, riappacificazione, in realtà lo dico perché c'è, scusate, perché c'è questa torre. Però potrebbe anche essere semplicemente che ci sia una sorta di festeggiamento, di ritrovo, di, come vi posso dire, sì, di celebrazione tra questi due personaggi. Andiamo a vedere. Scusate. Andiamo a vedere la luna. Morte. Imperatore. Sì, può essere una situazione di famiglia, ragazzi. Perché avendo anche l'imperatore può essere una questione tra magari fratelli, tra... Allora, devo dire che sento come se ci fosse una sorta di paura a rompere degli equilibri. Probabilmente sono gli equilibri che andrete a rompere o che avete rotto con la carta della torre. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Fante di bastoni e mondo. Allora, qui c'è o qualcuno che vuole viaggiare o qualcuno che vuole lasciare il nido. Sento come questa sensazione di voler andare oltre, di non poter più aspettare, di... Io ve la dico così come l'ho sentita. È come se qualcuno rivolesse la propria vita. Ovviamente non risuonerà con tutti. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Temperanza nuovamente. Il 7 di spade. Allora, il 7 di spade, ragazzi, è sempre una carta che ci parla di un po' di avidità, ci parla di qualcuno che è disposto a dire delle bugie pur di ottenere quello che vuole. Non lo so, io qui ho come la sensazione che qualcuno non ve la racconti giusta. Potrebbe esserci una situazione a tre, come vi dicevo, perché poi il 3 di coppe mi viene, scusate, 7 di spade mi viene proprio sotto il 3 di coppe. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 10, ah no, se ne è ritirato un altro. 10 e 9 di bastoni. Che interessante, perché qui abbiamo qualcuno che impara a difendersi, impara a lasciarsi indietro le responsabilità, ma soprattutto le aspettative degli altri e da lì inizia un nuovo capitolo della vostra vita. Potrebbe, guardate, se fosse per esempio che lavorate in un'azienda familiare e non avete più voglia di lavorare in questa azienda familiare, ma volete perseguire il vostro obiettivo, ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che stia cercando di tenervi quieto. Però qui, con questo mago, è, diciamo, la carta che vi dice che potete fare tutto quello che voi volete fare. Avete le doti, avete gli strumenti, avete le conoscenze, avete le abilità. Però andiamo a vedere questo 5 di coppe. 10 di spade. È come se qualcuno non volesse interrompere qualcosa. Quindi guardate di nuovo il fante di spade e asso di bastoni. È come se qualcuno, sì, non volesse interrompere qualcosa. Vi dirò, allora, se fosse una relazione a tre, vi dico che ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche incomprensione a inizio del periodo, quindi terza settimana di gennaio, però poi verso la fine di gennaio ehm,
È come se vi lasciaste indietro certe cose, ma io, ragazzi, ho la sensazione che vi stiano dicendo certe verità, che non sono verità, solo per non lasciarvi andare, fondamentalmente. E qui vedo che siete anche voi che non volete lasciare andare questa relazione, questa situazione o questa persona. Abbiamo di nuovo un fante di spade. Tenete presente che quando le figure sono di spade, le energie sono molto veloci, sono molto molto rapide. Quindi può anche essere che succeda tutto in una settimana. Sono quelle persone che arrivano e dopo, non lo so, 15 giorni che vi vedete e vi dicono che non hanno mai provato niente di così forte in tutta la loro vita, che non hanno mai trovato una persona come voi, che li faccia stare come voi, che si sono perdutamente innamorati. Ecco, questo è un po' il modus operandi di queste persone che corrono letteralmente. Però sono anche persone ideologiche, cioè hanno tante idee in testa, però poi alla fine sono poco concrete. Ed è per quello che qui ritornano un po' i giochi dell'ego. Sette di coppe, sette di spade, io li sento abbastanza collegati ai desideri egoici, anche egoistici alle volte. Andiamo a vedere il Osho. Comunque ragazzi c'è un nuovo inizio, ci sono delle nuove idee, probabilmente non siete pronti per lasciare indietro il passato. Molte persone vi dirò che saranno azzittite, cioè vi diranno qualche cosa che vi farà stare zitti e tranquilli. E qui sento come se vi toglieste da dosso dei pesi. Però vi dico che comunque è un fante di spade, resta un fante di spade, cioè una persona che ha magari anche delle belle idee, però fondamentalmente non è concreta. Andiamo a vedere Osho, qualche consiglio ancora. Uh, isolamento e il compromesso. Dunque, avete ben due volte la temperanza, quindi se c'è qualche motivo ci sarà. La temperanza è una carta di guarigione, una carta di pazienza, è una carta di qualcuno che è in attesa e ce l'avete anche qui il sette di pentacoli. Qui ho come la sensazione che con questo isolamento, ragazzi, ci sia un dolore da sciogliere. Probabilmente questa torre, la caduta delle certezze, la caduta di qualche sicurezza, la caduta di qualche credenza, di qualche cosa che voi pensavate essere certa. E dopodiché arriva il compromesso. Quindi è un po' quello che sento in questa fase della lettura. Ah, tenete presente che avete anche la luna anche parla di tristezza, parla di emozioni, mm, sì, tristi, malinconiche che ritornano a galla. Quindi io qui ho come la sensazione che siate un po' chiamati nella terza e quarta settimana di gennaio a purgare tutto questo dolore che avete dentro, buttarlo fuori proprio con le lacrime, anche se siete uomini. Piangere fa molto bene. Diciamo così che sì, è proprio una purga. E poi abbiamo il compromesso, che è un 6 di denari, ragazzi. Quindi qui ho un po' come l'idea di che vi dicono di cercare la vostra bilancia, quanto potete cedere e su che cosa invece non potete cedere inerente a questa situazione. L'otto di coppe vi serve per ricercare qual è la vostra verità, cosa vi può star bene e che cosa invece non è per voi, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo. È una stesa un po' particolare. Vi dico, se fosse una questione a livello familiare, c'è qualche cosa da festeggiare, come se fosse un nuovo inizio, un nuovo prodotto, ma c'è qualcosa, anzi, facciamo così, guardate, datemi una carta per il sette di spade. Fante di pentacoli. Se state iniziando una collaborazione con qualcuno, ragazzi, assicuratevi che questa persona abbia i titoli per fare quello che deve fare. Però io ho come la sensazione che questa persona vi faccia
capire in qualche modo che siete più importanti di quello che realmente siete, come se gonfiasse un po' quello che vi dice, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Questi sono, io li chiamo gli oracoli delle coccole. Sono come dei mantra da recitare. Wow. Carta numero 35. Questa donna, questa figura sembra quasi immersa nelle nuvole o nell'acqua e ha le braccia aperte e ha il vento tra i capelli, si lascia coccolare, ok, dalla natura mi viene da dire. E qui c'è scritto abbraccio o mi lascio andare al flusso dell'universo. Sì, è un po' come dire lasciate andare il controllo. È l'ego che ha bisogno di controllo, perché l'ego ha bisogno di sentirsi sicuro, ha bisogno di rassicurazioni dall'esterno. Ok? Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile, spero che ci sia stato qualche messaggio, insomma, che vi ha ispirato. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!